Ciao ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Up. Oggi parleremo delle collection di Blender. Con le collection possiamo raggruppare e tenere organizzati tutti i nostri oggetti quando lavoriamo su una scena che ne contiene molti. Le collection le troviamo qui nell'outliner e abbiamo sempre la Master Scene Collection e la collection di default, dove all'interno troviamo tutti i nostri oggetti presenti nella 3D Viewport e quelli che poi aggiungeremo di volta in volta. Possiamo rinominare una collection semplicemente facendo doppio clic all'interno e scrivendo qui ad esempio default. Quindi abbiamo detto che le collection servono principalmente per tenere organizzata bene la nostra scena e anche in maniera logica. Quindi diciamo che voglio suddividere gli oggetti che sono strumenti musicali da quelli che rappresentano dei tavoli e posso farlo aggiungendo questi oggetti a delle collection appropriate. Ci sono diversi modi per aggiungere una nuova collection. Uno di quelli più comodi è selezionare gli oggetti nella scena, premere il tasto M e qui nella finestra che appare Move to Collection scegliere o la collection dove spostare gli oggetti selezionati oppure una nuova collection. New Collection, chiamiamola strumenti musicali. Ok, e quindi questi due oggetti che ho selezionato nella 3D Viewport ora andranno a finire nella nuova collection strumenti musicali. Un altro modo per creare una nuova collection è qui dall'outliner cliccando su questa iconcina New Collection. Da notare che una nuova collection verrà creata all'interno di quella che abbiamo selezionato. Ad esempio, se selezioniamo la collection default e creiamo una nuova collection tenendola selezionata, la nuova collection verrà creata all'interno. Quindi la collection che abbiamo appena creato, collection 3, la rinominiamo, doppio clic all'interno del nome e la chiamiamo tavoli. Ora possiamo selezionare dalla 3D Viewport questi due tavoli e con lo shortcut M spostarli nella nuova collection tavoli. Possiamo eliminare una collection selezionandola e quindi con il tasto destro Delete, oppure selezionandola e premendo il tasto X. Vedete che in questo caso viene eliminata solo la collection e gli oggetti che stanno all'interno verranno spostati fuori dalla collection. In questo caso rientrano nella Scene Collection. Nell'outliner possiamo aggiungere più collection anche premendo il tasto C. Possiamo creare una nuova collection e quindi trascinare all'interno gli oggetti direttamente dall'outliner. Possiamo nascondere intere collection premendo qui su questa iconcina della visibilità. Questo nasconderà gli oggetti nella 3D Viewport ma non in fase di rendering. Mentre deselezionando questa iconcina qui verranno nascosti gli oggetti sia nella 3D Viewport che in fase di rendering. Ora spostiamo questa fonte di luce light qui in una delle collection che abbiamo creato, quindi la seleziono nella 3D Viewport, con il tasto M la sposto ad esempio nella collection strumenti musicali. E ora, visto che le collection sono tutte attive e visibili, questa fonte di luce sta illuminando tutti gli oggetti presenti nella 3D Viewport. Ma se spengo la collection, se nascondo quindi la collection che contiene questa fonte di luce, gli altri oggetti perderanno la fonte di illuminazione. Quindi a volte è necessario utilizzare uno stesso oggetto in più collection. Per fare questo dobbiamo linkare l'oggetto alla collection. Selezioniamo l'oggetto da linkare, in questo caso la fonte di luce, e possiamo andare qui in Object, Collection, Link to Collection, o più rapidamente con lo shortcut Shift più M. Ci verrà chiesto su quale collection linkare, in questo caso tavoli, e vedete che se premiamo di nuovo Shift M possiamo decidere anche tutte le collection che desideriamo. Dobbiamo considerare che il link alla collection non è una copia dell'oggetto, infatti nella 3D Viewport abbiamo un'unica fonte di luce, ma è un collegamento attraverso le varie collection. Quindi, riprendendo l'esempio di prima, ora se spengo le collection, queste due collection qui, vedete che la fonte di luce nella collection tavoli rimane, appunto perché c'è un collegamento all'originale. Tenendo questo bene a mente, se selezioniamo uno degli oggetti linkati nelle collection, nel nostro esempio la fonte di luce, e la cancelliamo,
verrà cancellato da tutte le collection dove è presente. Come abbiamo visto, possiamo selezionare e quindi spostare i vari oggetti nelle collection premendo M e quindi spostandolo nella collection che desideriamo. Possiamo anche selezionare un oggetto da qui in una delle collection e trascinarlo in quella che più ci interessa. Oppure possiamo anche trascinarlo e portarlo fuori dalle collection all'interno della scene collection. Ci può capitare di avere una scena molto complessa con molte collection e oggetti presenti nell'outliner e diciamo che vogliamo nascondere tutte le altre collection e mantenere solo attiva quella che in questo momento ci interessa, diciamo gli strumenti musicali. Per fare questo la prima cosa che ci viene in mente da fare è quella di spegnere manualmente tutte le collection in questo modo, ma se abbiamo una lista davvero lunga questa operazione diventa noiosa e scomoda, quindi per mantenere una collection visibile e nascondere tutte le altre in un colpo solo basterà tener premuto CTRL più il tasto sinistro del mouse sull'iconcina della visibilità. Quindi questo manterrà visibile solo la collection che abbiamo selezionato e nasconderà tutte le altre. E per renderle di nuovo tutte visibili basterà nuovamente premere CTRL tasto sinistro del mouse. Perfetto ragazzi, quindi questo è tutto per oggi. Abbiamo imparato come utilizzare le collection e abbiamo capito che sono importanti per mantenere organizzata la nostra scena e i nostri progetti. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!